Ciao a tutti ragazzi e bentornati al canale. Oggi inizio il capitolo 0 per quanto riguarda l'argomento apicoltura. Sto facendo un po' di giri perlustrativi per cercare di capire dove andrò a posizionare l'apiario, sempre che la cosa vada in porto. Adesso vediamo un po'. L'idea c'è, il posto anche, quindi adesso sto cercando di capire qual è la posizione migliore dove posizionare le arnie, perché prima cosa tutto quello che vedrete durante questi episodi che riguarderanno l'apicoltura chiaramente è tutto appreso tramite libri, video qui su YouTube, quindi non sono sicuramente uno che ha da insegnarvi nulla per quanto riguarda l'apicoltura. Sono completamente allo sbando, all'improvvisazione totale. Chiaramente sto studiando, non ho mai fatto nulla, non ho neanche mai fatto un corso, quindi vedremo un po' cosa verrà fuori. Quindi questa sarà una serie, diciamo, se possiamo definirla così, che potrebbe anche essere utile per voi, da stimolo per incominciare una piccola attività di apicoltura hobbistica partendo completamente da zero, senza avere la minima conoscenza. Così vedremo i miei fallimenti, vedremo eventuali successi, se ce ne saranno, e sarà più facile anche capire quali saranno gli errori madornali. Sono sicuro che molti di voi mi aiuteranno in questa cosa, perché so già che c'è parecchia gente che mi segue che si occupa di apicoltura, quindi vi prego di non insultarmi quando mi vedrete sbagliare, ma piuttosto di darmi qualche consiglio magari. Comunque adesso sto cercando di capire dove pistare le armi, e questa qui mi sembra una posizione abbastanza buona, perché vabbè, l'esposizione è ideale perché siamo a sud-est, quindi secondo le sacre scritture è una buona posizione. Il sentiero passa di sotto, quindi rimango più alto, quindi non dovrei creare scompiglio con eventuali ospiti che dovessero passare davanti all'apiario, perché comunque rimane più in alto, quindi le guardiane non dovrebbero attaccare i passanti teoricamente. È uno spazio abbastanza aperto, a parte le piante qui davanti, però è uno spazio abbastanza aperto. Qui è tutto un bosco di castagno, sicuramente durante la fioritura di castagno le api avranno sicuramente dove andare, ma penso anche durante tutto il resto dell'anno. Adesso vedremo. Quindi adesso comincerò a tirar via un po' di sterpaglie. Ci sono molte felci morte qua a terra e dovrò anche creare un punto in pianeggiante, quindi magari col piccone creerò un pochino di piano, dove poi andrò a mettere i mattoni sui quali pensavo di utilizzare dei tronchi da supporto su cui appoggiare le arnie poi successivamente. Siamo all'incirca a metà gennaio e questo video lo vedrete tra qualche settimana. Comunque fa un caldo incredibile, si sta benissimo, però l'ennesimo inverno anomalo, con temperature sopra la media. Perché tra le varie cose che si poteva scegliere di fare proprio l'apicoltura? Il primo motivo è sicuramente logistico, perché l'apicoltura teoricamente è una di quelle attività che non richiede la presenza costante dell'uomo sul posto, quindi bisogna fare delle regolari visite all'apiario, ma salvo particolari problematiche e periodi, diciamo che da quanto mi hanno detto, con una visita una volta a settimana si potrebbe riuscire a mandare avanti la cosa. Quindi io, non vivendo stabilmente qui, potrei gestire la cosa, potrei venire nel fine settimana, o quando non riesco il fine settimana fare una scappata su nel weekend e venire a fare una visita all'apiario. L'altro motivo è un motivo forse più etico, perché mi ha molto affascinato il fatto che
l'apicoltura, la produzione di miele sia una di quelle pochissime attività dove non facciamo danno all'ambiente, ma anzi facciamo un favore all'ambiente, facciamo del bene, perché le api hanno un ruolo importantissimo in natura e a differenza di, non so, gli allevamenti, che per fare allevamento è necessario disboscare, creare prati, stessa cosa anche se si vuole fare un orto, coltivare, comunque bisogna avere spazio coltivabile a disposizione. Qua siamo in un bosco e io ho un po' questa filosofia del tenere il più possibile integro il bosco, a parte questo qui, l'unica parte di alpeggio che è rimasta, che adesso non è neanche mia questa, ma ho intenzione comunque di tenerla pulita. Quest'anno voglio veramente lavorarci un pochino e tenerla in ordine, perché beh, già che c'è, teniamola integra, diciamo. E invece, dicevo, per quanto riguarda l'apicoltura è una di quelle pochissime attività che non ha un'influenza negativa sull'ambiente. Il ruolo importantissimo delle api in natura è perché sono insetti impollinatori e quindi contribuiscono in maniera fondamentale alla biodiversità. Trasportano il polline da una pianta all'altra e addirittura si sostiene che se non ci fossero le api nel giro di 4 anni l'umanità si estinguerebbe addirittura. Questo non so se sia vero, comunque sta di fatto che hanno un ruolo importantissimo in natura. Sono una specie molto minacciata, sicuramente lo saprete, per vari fattori: cambiamenti climatici, pesticidi e parassiti vari. Diciamo che in questo contesto abbiamo la fortuna di non avere il problema dei pesticidi, perché siamo una zona alquanto incontaminata qui, siamo in Valle Anzasca, non ci sono grandissime coltivazioni, quindi è un bosco che gode di ottima salute, diciamo. Cambiamenti climatici, a proposito di cambiamenti climatici, siamo a metà gennaio. Vabbè, adesso voi vedete che indosso questo cappellino, ma semplicemente perché mi piace, ma non proprio perché faccia freddo, perché oggi, in questi giorni in particolare, sta facendo veramente molto caldo. È l'ennesimo inverno con temperature sopra la media. La mattina, nonostante il sole sia dietro le montagne, la temperatura scenderà al massimo di 1 grado sotto lo zero, non ci sono precipitazioni, non ci sono perturbazioni in vista. Fortunatamente in autunno ha piovuto molto, almeno in alta quota. Sulle quote più alte, diciamo, c'è una buona riserva di neve e di acqua. Comunque è un inverno inesistente per il momento. E attendiamo l'ennesima ondata di gelo tardivo come tutti gli anni, perché ormai tutti gli anni sta arrivando il freddo a fine febbraio-marzo. Il Burian magari viene con temperature molto basse e fa grandissimi danni alle piante, perché quando cominciano ad essere in fase di fioritura arrivano queste gelate tardive che distruggono tutto. Quindi questo può essere ad esempio uno degli elementi che ostacola diciamo, la vita delle api, insomma. Bene, adesso mi metto un po' al lavoro, qui faccio un po' di pulizia e vedo di capire se questa è la zona adatta su cui sistemare realmente l'apiare. Adesso faccio un po' di pulizia e valuto un po'. Iscrivetevi al canale, ragazzi, mettete like, commentate e ci vediamo al prossimo video.